Oggi parliamo di un componente tanto semplice quanto complesso, che spesso viene sottovalutato, ossia il ripartitore del freno. Tutti sappiamo che i KZ hanno due circuiti collegati all'impianto frenante, uno anteriore e uno posteriore. E questi sono collegati alla pompa del freno, che viene però azionata da un solo pedale. Ed è qui che entra in gioco il ripartitore, che decide come distribuire la pressione del pedale nei due circuiti. Questo componente consiste semplicemente in una vite che sposta l'estremo dell'asta del freno verso il lato della pompa scelto. Ad esempio, se l'asta viene spostata a destra, si avvicinerà al circuito dell'impianto anteriore, spostando quindi la frenata più sulle ruote anteriori, e viceversa ovviamente col posteriore. E questo è importante perché il circuito su cui si imprime più forza sarà quello che tenderà a bloccare per primo le ruote, con gli effetti che dopo andremo ad analizzare. Comunque, per azionare il ripartitore basta ruotare il suo supporto in plastica in senso orario per portare la frenata sul posteriore o in senso antiorario per portarla sull'anteriore. E ricordarlo mentre stiamo guidando è più facile del previsto. Infatti, se lo afferriamo con il pollice sulla parte superiore, basta pensare al movimento di questo dito. Quindi se per ruotare lo spostiamo in avanti, facciamo lo stesso con la frenata e viceversa. Ok, tutto bellissimo, ma in pratica conviene mantenerlo più in avanti o indietro? Per rispondere bisogna prima capire il concetto di trasferimento dei carichi. Proviamo ad immaginare, quando freniamo tendiamo ad avvicinarci al volante, e questo perché il nostro peso viene spinto in avanti dalla decelerazione. E lo stesso ovviamente accade sull'intero mezzo durante la frenata, quindi le ruote anteriori saranno più appesantite di quelle posteriori. E per questo, per ottenere un bilanciamento neutro, che quindi tende a bloccare contemporaneamente le quattro ruote, serve in realtà impostare il ripartitore più sull'anteriore, proprio perché il peso sarà bilanciato più su questo lato durante la frenata. E ora, tornando alla domanda di prima, volete sapere una cosa? In realtà non esiste una risposta esatta, dato che dipende dalla pista, dalle gomme e soprattutto dal pilota. Ma comunque, andiamo a vedere i pro e i contro di entrambe le scelte. Se manteniamo una frenata che tende a bloccare l'anteriore, abbiamo il vantaggio di frenare in modo più efficace e intenso. Quindi accorciamo lo spazio necessario a fermarci. Tuttavia, la frenata sull'anteriore influisce negativamente sull'ingresso del kart in curva, dato che sovraccaricando le ruote anteriori questo tenderà a uscire dritto invece che entrare in modo corretto, tendendo al sottosterzo. Al contrario, un freno che blocca prima il posteriore crea una frenata meno intensa, ma aiuta il kart ad entrare in curva, anche se esagerando si ottiene l'effetto opposto del precedente, ossia il sovrasterzo. Quindi per capire quale sia la scelta migliore bisogna analizzare bene la propria guida. E comunque io credo che mantenendolo il più possibile sull'anteriore si vada più forte, perché comunque si frena per meno tempo. Ma ovviamente questo più possibile cambia tanto da persona a persona. Dipende se si preferisce un effetto leggermente sovra o sottosterzante. Ma ovviamente questa era solo la parte teorica, che sono riuscito a comprendere bene solo mettendola in pratica. Quindi mi sento di consigliarvi caldamente di provare per capire cosa è meglio per voi. Spero quindi che questa guida di How to Kart possa tornare utile a qualcuno di voi. Fatemi quindi sapere qui sotto nei commenti se avete domande o opinioni di qualsiasi tipo. Quindi per oggi è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!